Ciao e benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale e metteste un mi piace al video. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Senza. Credo che il mio nome sia irrilevante. Quello che conta è la storia che sto per raccontare. Una di fiducia, tradimento e rinascita. Ero una volta un uomo felicemente sposato, credendo ingenuamente nella sacralità dei miei voti. Oggi sto da solo, logorato dalle prove della vita, ma non spezzato. Guardando indietro, la mia vita sembrava essere dipinta in sfumature di conforto ordinario. Vivevamo in una bella casa su 2 acri, sognando semplicemente di vivere una vita pacifica con compagnia e felicità. Il nostro matrimonio era convenzionale. Avevamo affrontato la nostra giusta quota di tempeste, ma riuscivamo sempre a trovare un porto sicuro. Avevamo lavori che ci tenevano occupati, socializzavamo con il nostro gruppo di amici e ci godevamo la fuga occasionale al cinema, una giornata in spiaggia o una cena tranquilla. Mia moglie era la mia compagna, la mia confidente e la donna che pensavo di conoscere meglio di chiunque altro. Avevamo una routine che ci faceva sentire al sicuro e protetti, ma anche se le cose sembravano normali e sicure, stava accadendo qualcosa che avrebbe presto cambiato la mia vita. Era come la calma prima della tempesta. Condividevamo hobby. I fine settimana erano dedicati a escursioni, esplorando i sentieri perduti vicino alla nostra città. Lei amava la fotografia e anche io iniziai a praticarla. La casa si riempì gradualmente di ricordi incorniciati delle nostre avventure condivise. La nostra vita era come una rappresentazione teatrale. La provavamo, era rilassata, prevedibile e sicura. Eravamo felicemente sposati e molto contenti. La sua trasformazione fu graduale. All'inizio erano le lunghe ore di lavoro, che ho scartato come dedizione al suo lavoro. Faceva telefonate come se cercasse di tenerle molto private e diceva che era solo parlare con le amiche di alcuni problemi privati. A volte era silenziosa e sembrava essere altrove. Ho scelto di fidarmi di lei. Avevo più fede nel nostro amore che nel piccolo dubbio che stavo provando. In retrospettiva, i segnali erano tutti lì. Il cambiamento nel suo comportamento, il suo inquietarsi, la mancanza di calore, ma ero troppo immerso nella routine della nostra vita per mettere in questione gli strani schemi. Pensavo che potessi sempre fidarmi di lei. Celebravamo le pietre miliari, compleanni, anniversari e promozioni. Eravamo come una squadra. Affrontavamo i tempi difficili insieme e godevamo dei bei momenti insieme. Questo è ciò che pensavo. Ogni anno che passava mi diceva più bugie. Era come se stesse tessendo una rete intorno a me con nient'altro che bugie. In superficie sembravamo la coppia modello che ogni coppia voleva emulare. Gli amici ci ammiravano, i genitori si vantavano di noi e noi ci crogiolavamo nel bagliore di una perfezione percepita. Ero molto felice e non pensavo nemmeno che qualcosa potesse rovinare il mio matrimonio. Ragazzo, quanto mi sbagliavo. Le crepe iniziarono a mostrarsi, ma ero troppo ingenuo, troppo innamorato per riconoscerle. Ho scelto di ignorarle, aggrappandomi alla mia fede in lei e alla vita che avevamo costruito insieme. Una telefonata notturna, un incontro improvviso nel fine settimana, una cena cancellata frettolosamente. Erano incidenti isolati, facilmente spiegabili come impegni professionali. Il primo sospetto sorse una notte quando tornò a casa tardi. Disse che era un raduno con i colleghi e che avevano bevuto qualche bicchiere. A volte era al telefono e lasciava la stanza quando entravo, sostenendo che stava parlando con uno dei genitori di uno dei suoi studenti. Poi i nostri viaggi insieme iniziarono a scarseggiare, sostituiti dal fare shopping da sola. Iniziò a trascorrere meno tempo a casa, le sue ore consumate da lavoro extra a scuola o da riunioni di emergenza che sembravano sorgere troppo spesso. Volevo affrontarla, ma non l'ho fatto. Decisi di tenere tutto per me. Ero stanco di cercare di capire, sapevo che avrebbe evitato ogni domanda che le avessi fatto e probabilmente mi avrebbe detto che stavo immaginando cose. La mia decisione di assumere un investigatore privato fu una scelta facile. Il suo comportamento sospetto lo rendeva facile.
Nelle settimane seguenti l'attesa fu agonizzante. Speravo nell'innocenza, ma mi preparavo al peggio. Il giorno in cui l'investigatore mi chiamò nel suo ufficio, sentii avvicinarsi una tempesta oscura. La rivelazione fu un colpo da KO. Mia moglie vedeva altri 4 uomini. Le prove erano inequivocabili. Fotografie, video e registrazioni telefoniche. E quelle improvvise uscite da sola? Stava andando ad incontrare questi uomini. Ogni relazione era condotta in un hotel diverso, una grottesca farsa di inganni. I 4 uomini erano diversi come poteva essere. Ognuno contribuiva a un nuovo strato di shock e tradimento. Il primo era un uomo d'affari, proprietario di un paio di ristoranti e 2 negozi di articoli sportivi. Il secondo uomo era un artista, un musicista. Mia moglie aveva sempre ammirato i loro scambi, che non erano più innocenti interazioni fan-artista, ma una relazione a tutti gli effetti. Lei ammirava la sua musica e lui ammirava lei. Il terzo uomo era un istruttore di palestra. Pensavo che il suo interesse per mia moglie fosse puramente professionale, aiutandola a mantenere uno stile di vita sano. Mi sbagliavo. L'ultimo uomo era il peggiore di tutti, un amico di lunga data. Mi fidavo di lui e condividevo le mie paure e gioie. Scoprire il suo tradimento fu una pugnalata dolorosa. Non stava solo tradendo con mia moglie, stava tradendo la nostra amicizia. Era un doppio inganno che mi lasciava interrogare ogni interazione che avevamo. Dopo l'incontro con l'investigatore privato, sono andato direttamente da un avvocato divorzista che offriva una consulenza gratuita. La decisione di divorziare non fu difficile. Il tradimento aveva eroso l'amore che avevo per lei, lasciando dietro di sé un vuoto riempito di dolore e delusione. Il processo iniziò con un sacco di documenti, firme e incontri con avvocati, ma fu la parte emotiva a colpirmi di più. I nostri amici furono scioccati dalla notizia. La donna che vedevano come una moglie amorevole era ora rivelata come una traditrice seriale. La loro simpatia per me era tinta di incredulità e un tocco di scandalo. Fu difficile affrontare la loro pietà e il giudizio silenzioso che cercavano di nascondere. Ma la parte più difficile fu dare la notizia alle nostre famiglie. Eravamo diventati parte dei clan dell'altro, avevamo condiviso feste, compleanni e pietre miliari familiari. La sua famiglia fu scioccata, delusa e imbarazzata. Si scusarono profusamente, non sapendo cosa dirmi. La mia famiglia fu un pilastro di sostegno. I miei genitori, i fratelli e anche i parenti lontani si radunarono attorno a me, fornendo aiuto emotivo e pratico. All'udienza per il divorzio, mia ex moglie cercò di ottenere gli alimenti e di prendere la casa, che era in un trust di proprietà di mio padre. Risiediamo in Georgia, quindi avere la prova dell'infedeltà di mia moglie si rivelò il punto di svolta. Non ottenne nulla. Eravamo sposati da 9 anni e non avevamo figli, ma ci fu detto di dividere i beni in casa, per lo più mobili ed elettronica. Il divorzio fu finalizzato, lasciando dietro di sé un retrogusto amaro. Con il passare dei giorni, la necessità di condividere il mio calvario iniziò a crescere. Avevo bisogno di uno sfogo per liberarmi dei miei sentimenti, una piattaforma per esporre le sue azioni e inganni, non per vendetta, ma per liberarmi dal peso del suo tradimento. Con questa intenzione ho creato un blog anonimo. Era un angolo tranquillo di internet dove potevo riversare i miei sentimenti e dipingere il quadro del mio matrimonio distrutto senza alcun giudizio. Ho descritto le mie esperienze con grande dettaglio, inclusa la sequenza di scoperte che hanno portato a un'intensa sofferenza emotiva e alla sensazione finale di liberazione dopo la nostra separazione. Ho continuato a scrivere, cronacando il mio viaggio, le conseguenze del divorzio, la lotta per riacquistare la normalità e gli alti e bassi del mio percorso emotivo. Con mia sorpresa, il mio blog iniziò ad attirare l'attenzione. Una manciata di lettori si trasformò in dozzine, poi centinaia. La sezione dei commenti si riempì di parole di sostegno ed empatia e storie condivise di tradimento. Ho svelato i dettagli del suo tradimento, i 4 uomini, i 4 hotel e le bugie che legavano tutto insieme. Ho fatto attenzione a mantenere le identità nascoste, concentrandomi non sulla diffamazione personale, ma sul puro peso dell'inganno.
Il blog è diventato il mio faro di speranza, un faro nel mare tempestoso delle emozioni. Era lo sfogo terapeutico di cui avevo bisogno, una piattaforma dove potevo trasformare il mio dolore in scopo, il mio tradimento in un faro per gli altri. Sentivo che le mie parole risuonavano con gli altri, formando un legame di esperienza condivisa e guarigione reciproca. Il mio blog anonimo non era più solo un diario personale. Nel frattempo, il mio blog continuava a esplodere. Mia ex moglie insegnava ancora al suo lavoro. Ora i 4 uomini, tutti avevano mogli, e ho contattato ogni ultima moglie con buste da FedEx. L'amico che mi aveva anche tradito, l'ho tagliato fuori dalla mia vita. Circa 3 mesi dopo il divorzio, mia ex moglie mi inviò una lettera. Era etichettata "Per favore leggi". L'ho semplicemente bruciata. Voglio inviare a Storie di Tradimento un sincero ringraziamento per aver dedicato del tempo a caricare la mia storia. La mia storia potrebbe essere finita, ma il viaggio è ancora in corso. Grazie per aver ascoltato.